40 anni, una bella donna davvero, con un sorriso che scaldava la casa e un marito che la adorava in un modo che oggi si vede raramente. Erano uno di quei matrimoni che, quando li guardi, pensi: ecco, così dovrebbe essere l'amore. Si capivano con lo sguardo. Lui imprenditore sempre in movimento, 1000 idee al minuto. Lei la calma e la forza che teneva tutto in equilibrio. 4 figli, 3 femmine e alla fine il maschietto tanto cercato. Una famiglia unita, cresciuta con i principi giusti, di quelle famiglie dove ti accorgi subito che c'è un'intesa che nasce dal rispetto. E poi c'era una cosa che non sapevano neanche i figli. Dicevano: stasera andiamo al paesino a trovare i nonni. È tardi e faremo notte e quindi ci fermeremo lì a dormire e torneremo domani. E la visita ai nonni era vera. Andavano davvero nel paesino a trovare il nonno, che da tempo era malato e costretto a letto. Restavano con lui, gli tenevano compagnia e portavano un po' di vita in quella stanza silenziosa. Ma non sempre si fermavano davvero a dormire nella casa dei nonni. A volte, dopo la visita, lui aveva prenotato una camera in un piccolo hotel della zona. Ogni volta un posto diverso, una sorpresa nuova. E lì si regalavano una notte da innamorati. Un piccolo segreto tutto loro. Un gesto semplice e romantico che diceva più di 1000 parole. Poi un giorno lui disse: ho i piedi ghiacciati e non riesco a scaldarli. Lei si chinò, glieli prese tra le mani e si rese conto che invece erano caldi. Il giorno dopo si svegliò giallo. Ittero, ospedale, diagnosi tumore. Dopo 2 settimane non c'era più. Era passato da 2 giorni San Valentino e lui aveva 48 anni. Lei, che di anni ne aveva 40, si ritrovò vedova, con 4 figli, 3 ragazzi adolescenti e un bambino di 10 anni. Una montagna di responsabilità sulle spalle, le attività del marito da seguire, progetti avviati, banche, impegni, conti e un dolore ingestibile. Ma il tempo per crollare non c'era e lei non se lo concesse. Piangeva in bagno quando i figli non potevano vederla né sentirla. Poi si lavava il viso e usciva sorridendo, cercando di far vivere ai figli una vita il più possibile normale. Erano già feriti abbastanza. La madre le propose di andare a vivere con lei e ci provò, ma presto capì che non era quella la vita che voleva per loro. Così si armò di coraggio, prese i 4 figli e si trasferì in un'altra città, da zero. Aveva sempre aiutato il marito nei conti dell'azienda. Era precisa, brava, affidabile. E un giorno incontrò una signora che vendeva gioielli in casa. Da lì nacque l'idea: mettersi in proprio, aprire una gioielleria insieme. E lo fece. Lavorava senza risparmiarsi. La famiglia andava avanti, i figli crescevano bene, finché un giorno entrò una coppia. Chiesero di vedere dei pezzi e la rapinarono. La seconda volta un uomo le chiese di vedere delle catene d'oro. Lei aprì il cassetto e lui le puntò una pistola alla tempia e portò via tutto. E allora basta, chiuse la gioielleria, ma non si fermò mai. Fece di tutto per mandare avanti la famiglia. Spostò montagne con una forza che non ha mai sbandierato. Si rimboccò le maniche 1000 volte finché i figli non sono diventati grandi, uniti e solidi. La sua più grande soddisfazione: vide i figli crescere, sposarsi, conobbe i nipoti, li amò uno per uno, come se fossero un regalo del cielo. Le amiche delle figlie andavano da lei per chiedere consiglio sui fidanzati, sui litigi, sul lavoro, sulla vita. Era la consulente di tutti, con la sua calma, con la sua saggezza naturale, con quella tranquillità che solo chi ha sofferto davvero sa mantenere. E in tutto questo mai una lamentela, mai una frase di vittimismo, mai un «perché proprio a me?». Diceva sempre: io ho avuto tanto dalla vita, ringrazio il Signore che mi ha dato questi figli. E un giorno le dissi: no, se i tuoi figli sono così è perché tu li hai cresciuti così, trasmettendo valori e principi saldi, insegnandoli non con le parole ma con l'esempio. Sì, il Signore ci ha aiutato, ma tu hai fatto la parte più importante. Questa è una grande donna, questa è una grande mamma, e i sacrifici che è capace di fare una madre io li ho visti davvero. Un 7 di febbraio se n'è andata anche lei e io penso che sia andata a raggiungerlo per San Valentino, perché l'amore sopravvive, anche dopo. A noi ha lasciato una grande eredità, fatta di valori, forza e un amore che continua. Questa donna era mia madre, e una madre così
la auguro a tutti. Este relato lo quiero dedicar a todas esas mujeres valientes que cada día mueven montañas en silencio. Gracias por escucharme.